Carlos Castaneda, il predatore del sesto centro dell'uomo, traduzione e recensione. Il testo è tratto dal volume Tensegrità, Passi magici, primo gruppo, Centro per le decisioni, serie Westwood. Attenzione! La traduzione in questo video è tratta direttamente dalle edizioni inglese e spagnola, senza censure o imprecisioni. Attivati i sottotitoli cliccando sull'icona per poter effettuare un puntuale confronto con il testo originale in inglese o spagnolo. Alla fine del video troverete una breve analisi letteraria e linguistica e inoltre il nostro commento. Introduzione. Il passo che andiamo ad esaminare si trova nel volume in italiano conosciuto con il titolo di Tensegrità, sottotitolo I 7 movimenti magici degli sciamani dell'antico Messico, o in spagnolo Pases Mágicos, sottotitolo Las enseñanzas prácticas de Don Juan, ovvero gli insegnamenti pratici di Don Juan. In inglese Magical Passes, sottotitolo The Practical Wisdom of the Shamans of Ancient Mexico, ovvero la saggezza pratica degli sciamani dell'antico Messico. Carlos ci racconta che Don Juan insegnò a lui e alle discepole Taisha Abelar, Florinda Donnergrau e Carol Tiggs alcuni movimenti corporei detti passi magici. Il Nagual, Don Juan Matus, trasmise questa conoscenza pratica togliendo tutto l'aspetto rituale che aveva perso la sua intensità, perché le nuove generazioni di praticanti mostravano più interesse per l'efficacia e la funzionalità. In questo video andremo brevemente a esaminare quali sono i centri di energia nel corpo dell'uomo e in particolare il sesto. Si trova sulla sommità del capo e appare influenzato negativamente da una sorta di depredador. Don Juan accenna frettolosamente ad un'installazione esterna o straniera, in inglese foreign, ma non lo chiama volador. C'è da sottolineare che gli sciamani davano molta importanza al centro delle decisioni, lo classificarono come quarto centro ed è detto punto V. Si tratta dell'incavo che si trova alla base del collo. Di solito l'energia, se non sviluppata, in quella posizione può risultare molto rarefatta e sottile. Per questo motivo, in genere, le persone non sono capaci di prendere decisioni determinanti e vantaggiose in autonomia e di conseguenza si crearono le istituzioni in modo che qualcun altro si prendesse la responsabilità di scegliere. Le persone comuni si limitano ad essere meri esecutori. I veggenti dell'antichità videro come una specie di vortice di energia, come un imbuto che ruota in senso contrario a quello delle lancette di un orologio o antiorario, se guardato dalla prospettiva di un osservatore esterno. Più questo movimento è vigoroso, fortaleza, più il centro è forte, altrimenti se si muove appena è esausto, aggotato, vuoto di energia. Di questi centri ne videro molti e ne fecero perfino una mappa. Don Juan, nel corpo esistono molti centri con queste caratteristiche. Centinaia, forse migliaia. Possiamo dire che l'essere umano non è altro che un conglomerato di migliaia de vortices arremolinados, di vortici turbinanti, alcuni così piccoli da sembrare una punta di spillo. Ciò non impedisce che siano importanti. Sono per lo più vortici di energia e questa scorre liberamente o rimane bloccata.
ci sono 6 vortici così enormi che meritano un trattamento speciale. Sono i centri della vita e della vitalità. In essi l'energia non si blocca mai, ma a volte l'approvvigionamento è così scarso che girano appena. Don Juan aggiunse che gli enormi centri di vitalità si trovano in 6 zone del corpo. Li elencò in base all'importanza che gli sciamani attribuirono. Il primo si trova nella zona del fegato e della cistifellea, il secondo sulla milza e il pancreas, il terzo sui reni e le ghiandole surrenali e il quarto nella cavità alla base del collo, nella parte anteriore del corpo. Il quinto è nei dintorni della matrice, dell'utero. E il sesto al centro della sommità della testa e nella coroniglia. Don Juan descrisse il sesto centro come qualcosa di più di un'anomalia, quello della sommità della testa e il della coroniglia, e negò categoricamente di avere qualcosa a che fare con questo centro. Disse che non aveva un vortice circolare di energia come gli altri, ma un movimento pendolare che in qualche modo ricorda i battiti del cuore. Don Juan, perché l'energia di quel centro è così diversa? Il sesto centro di energia non appartiene all'uomo. Vedi, in qualche modo gli esseri umani sono sotto assedio. Questo centro è stato preso da un invasore, da un predatore, depredador, che non si fa vedere. L'unico modo per vincerlo è rafforzare gli altri centri. Don Juan, non è paranoico avere la sensazione di essere sotto assedio? Forse per te, ma per me no. Io vedo l'energia e vedo che quella sopra il centro della coroniglia, al centro della sommità della testa, non oscilla come quella degli altri centri. Si muove avanti e indietro con uno spostamento ripugnante e strano. Vedo anche che nel caso dello sciamano capace di vincere la mente, che gli stragoni chiamano installazione foranea, installazione straniera, la fluttuazione di tale centro è esattamente uguale a quella degli altri. Durante i miei anni di apprendistato, Don Juan si rifiutò sistematicamente di parlare di detto centro. Quando feci riferimento ai centri di vitalità, eluse bruscamente le mie domande insistenti e parlò del quarto centro, quello delle decisioni. Il video non è terminato, segue il nostro commento. Salve guerrieri, sono Marisha della pagina Facebook Carlos Castaneda Naguales. Lo so, state tutti pensando che i centri energetici degli sciamani dell'antico Messico sono paragonabili ai chakras e probabilmente è così, ma con alcune differenze. In questa sede non mi posso dilungare sull'argomento, né citare terapisti o autori della tradizione indiana o della medicina cinese. Tuttavia, posso dire che siamo tutti abituati a sentire parlare dei 7 o 8 chakras principali, più o meno disposti in asse con il centro del corpo. A seconda dell'autore può variare leggermente la posizione, e che sono numerati in ordine dal basso verso l'alto. Aggiungo che anche il verso di rotazione può variare a seconda di chi ne parla. Don Juan, concordando con la tradizione corrente, ci dice che nel corpo ce ne sono migliaia, anche piccoli come una punta di uno spillo, ma anche
che gli sciamani dell'antico Messico li classificarono non in ordine di disposizione, ma per grandezza ed importanza. Inoltre, la differenza maggiore tra le due visioni riguarda quello che per Don Juan è il sesto centro e la coroniglia sulla sommità del capo, conosciuto usualmente come il settimo chakra o chakra della corona. Ora, al di là della questione della classificazione, vorrei evidenziare che nessuno dei terapisti o praticanti di varie discipline orientali che ho conosciuto nel corso della mia esperienza personale ha mai fatto accenno al fatto che l'uomo comune in genere abbia il sesto centro caratterizzato da un movimento pendolare anomalo diverso dagli altri centri. Don Juan dice di essere in grado di vedere un predatore straniero o esterno che con la sua installazione ne altera il movimento. E omette di specificare con quali conseguenze, ma possiamo immaginare che questo abbia un risvolto grave sul funzionamento del nostro intero corpo. Normalmente considerate che il chakra della corona viene ritenuto sede dell'illuminazione, nel quale la coscienza umana si unisce al divino e l'uomo si sente parte dell'universo. Vorrei invitarvi a riflettere. A questo punto bisogna essere obiettivi e porsi delle domande, perché o non si dà credito al vedere di Don Juan, ma se siete su questo canale chiaramente un po' di fiducia in questo vecchio stregone l'avete riposta, o qualcuno non sta dicendo la verità, o meglio, molti studiosi di queste materie non hanno la capacità di vedere sufficiente per accorgersi di quello che realmente accade su questo centro energetico, ripetendo soltanto quello che gli è stato insegnato o hanno trovato scritto su di un manuale. Concludo sottolineando che i giri di parole usati per descrivere questo predatore come installazione foranea sono le stesse usate per il volador, quindi probabilmente di questo stesso predatore sta parlando. Tuttavia Castaneda sottolinea che durante tutto il suo apprendistato Don Juan sistematicamente evita i discorsi e le domande riguardo questo predatore e il sesto centro. Ritengo infatti che bisognerebbe seguire questo esempio e concentrarsi sul fortificare gli altri centri energetici per poterlo alla fine vincere e ottenere che il sesto centro abbia una fluttuazione simile agli altri centri. Una nota: per chi è la prima volta che ci segue, Castaneda chiama Volador questo predatore e ne parla ampiamente solo nel volume Il lato attivo dell'infinito, capitolo 16, Ombre di fango. Andate sul nostro canale, trovate 4 video in cui abbiamo tradotto, letto e commentato questo capitolo. Esperienze personali. Nella stesura originale del video non avevo previsto di aggiungere l'esperienza diretta che vi sto per raccontare. Il motivo è che, trattando di una disciplina compresa nell'ambito della New Age, ma della quale non voglio citare il nome specifico, potrei suscitare una certa agitazione. Tuttavia sono pronta a rischiare perché ritengo che abbia più valore dire direttamente le cose come stanno, senza edulcorare niente. Spero che condividerlo possa essere utile a molti per evitare errori. Mi è accaduto parecchi anni fa, mi ero laureata da poco e, come ho già specificato nel video, dove a grandi linee vi diciamo chi siamo, non avevo una buona salute. Su indicazione del nostro maestro di arti marziali di allora, denominato Maestro B, andammo a casa di una terapista maestra
per poter essere iniziati a questa disciplina che, ci dicevano entusiasti, curava qualunque malattia ed era in grado poi, grazie all'attivazione di vari livelli, di curare a tua volta, con un brevissimo corso, un'altra persona. In quel momento ero emotivamente fragile e delusa dalla medicina allopatica, così fu molto facile convincerci a provare. Era presente anche Nick. Si praticava in un ampio salone di una casa privata e vorrei farvi notare che all'interno c'erano dei grossi cristalli e un forte campo energetico. Ci fecero fare varie sessioni di prova, ci invitavano a chiudere gli occhi spronandoci a vedere. Fu così che sopra la mia testa, mentre secondo la maestra mi stavano trattando, vidi un essere scuro. Vidi un vortice che ruotava sulla mia testa e letteralmente affacciato a sinistra in alto come qualcosa che si frammetteva, si sovrapponeva. Un essere scuro con un corpo deforme. Quando la sessione fu terminata, comunicai l'accaduto alla maestra, fiduciosa di essere compresa. Lei si agitò e mi rimproverò dicendo che ero una principiante e non potevo insinuare che ci fosse un qualche parassita perché la sua casa era protetta e lì c'era solo la luce. Tentò di fare pressione sul mio senso di colpa e di vergogna per zittirmi, tipico delle madri. Io ribattei cercando di citare Castaneda, parlando dei centri energetici dell'uomo, ma lei disse che di questo autore non ne voleva sapere nulla e che lei aveva i suoi mezzi e vari tipi di divinità che la proteggevano. Vi confido che anche Nick nella sua sessione privata vide la stessa cosa, ma fu più furbo di me, non lo disse alla cosiddetta maestra. Ovviamente ce ne andammo per questo e molti altri motivi. Allora ero debole e con poca esperienza, ma sono sempre stata molto intuitiva e combattiva. Imparai a fidarmi delle mie percezioni, senza fare affidamento su nessuno, perché ero in grado di verificarle mettendo in relazione gli eventi e le prove tra loro. Furono giorni tristi, poiché mi beccai una caterva di insulti, accuse infondate, raccomandazioni ipocrite, sdolcinate e false, da una che predicava l'amore, la luce e la pace. Mi sentii sola e disprezzata da quelli che dovevano essere dei simili, degli amici. Tuttavia all'improvviso realizzai che non mi importava. Per me era essenziale la verità e non la loro comprensione, e sull'esempio delle storie riportate da Castaneda andai avanti. Salve guerrieri, sono Nick della pagina Facebook Carlos Castaneda Naguales. Volevo prima di tutto ringraziare tutti coloro che ci seguono e che hanno mostrato apprezzamento per il lavoro che stiamo portando avanti. Prima di iniziare, voglio puntualizzare che Pases Mágicos o Tensegrità, utilizzando il titolo con cui è stato edito in Italia, è un libro molto interessante e chiarificatore per chi ha già una buona conoscenza della materia, ma poco fruibile per persone che sono agli inizi o pensano di avvicinarsi ad essa. Nello specifico di questo video, Castaneda riporta che per liberarsi dal depredador del sesto centro occorre rafforzare gli altri. È estremamente importante notare la condotta di Don Juan di fronte alle domande, probabilmente insistenti, di Carlos sul sesto centro e il suo focalizzarsi invece quasi sistematicamente sul quarto centro o centro delle decisioni. Tale scelta ha un valore inestimabile, probabilmente frutto del lavoro di generazioni di praticanti volte a trovare una soluzione efficace.
Don Juan ci dice che tutti i centri devono essere rafforzati per raggiungere questo scopo, ma all'atto pratico sembra che il centro delle decisioni sia, se non più importante degli altri, perlomeno quello da cui iniziare. Occorre ricordare che ognuno deve disciplinarsi al punto da non farsi più toccare e sfuggire così all'influenza del predatore per un tempo sufficientemente lungo da consentire alla patina luminosa di rigenerarsi e far sì che le immissioni dell'installazione esterna cessino ed essa si stacchi. Nessuno ci protegge o ci proteggerà. Nessuno può fare o farà il lavoro al posto nostro. Non esistono scorciatoie. Occorre acquisire tale livello e fino a che non lo avremo conquistato veramente, saremo utilizzati come cibo, esattamente come chiunque altro. Al massimo saremo consapevoli del processo, ma non avremo la capacità di impedirlo. Il centro delle decisioni è quello che sostiene le nostre scelte come individui, soprattutto nel lungo periodo, ed è quello che ci fa e ci farà prendere le decisioni che ci separano progressivamente dalle consuetudini indotte socialmente. Quelle scelte che non ci faranno più fare parte di un immenso gregge, o se vogliamo di un formicaio. Ricordo a tutti che il lavoro e lo sforzo sono titanici e solitari. Diffidate di chi vi propone strade più facili da percorrere o magari di aggregarvi in modo da ottenere non ben specificati aiuti da non si sa bene da chi o da dove. Uno dei problemi più grandi da superare dentro di noi, per la mia esperienza, Don Juan lo riporta varie volte nei libri, è l'induzione della nostra cultura ad avere la speranza e ad essere convinti che interverrà qualcosa a metterci a riparo dalle conseguenze delle nostre azioni sbagliate. No, occorre agire giusto, punto. Non c'è molto altro. E per farlo servono prima le decisioni corrette e poi la forza per sostenere tali decisioni. Ogni sbaglio si paga. Ogni decisione errata può vanificare decine di decisioni nella giusta direzione e può anche essere fatale. So che è una visione dura, ma questa è la strada da percorrere. Buona pratica a tutti!